La sala privata del Sakura House profumava di sake pregiato e di manzo wagyu alla griglia. Una musica soffusa di koto risuonava da altoparlanti nascosti, mentre le lanterne di carta proiettavano ombre calde sui tatami. Rimasi immobile, le bacchette sospese sopra il piatto, fingendo di avere difficoltà con il tonno crudo, mentre mio suocero, Richard Brennan, rideva con il nostro cliente giapponese dall'altra parte del tavolo basso. Konobaka Vanani Moshirmasen, disse Richard a Takeshi Yamamoto con un gesto sprezzante rivolto verso di me. Questo idiota non capisce nulla. Le mie bacchette non scivolarono. La mia espressione non cambiò. Ma dentro, qualcosa di freddo e tagliente si posò nel petto come una lama tra le costole. Mi chiamo Daniel Ashford. Ho 34 anni. E fino a quel momento, in quella sera piovosa di giovedì di ottobre al Sakura House, credevo di sapere esattamente chi fossi agli occhi di mio suocero. Invece, per 5 anni avevo vissuto in un'illusione costruita con cura. Prima di raccontarti cosa accadde dopo, prima di spiegarti come quella singola frase in giapponese distrusse il mio matrimonio e ricostruì la mia vita, devi capire come sono arrivato a quel ristorante. Ma prima, se ti sta piacendo questa storia, premi il pulsante e mi piace. Lascia un commento su un momento in cui hai scoperto la vera opinione che qualcuno aveva di te. E non dimenticare di iscriverti per altre incredibili storie vere. Il tuo supporto significa tutto. Ora, lascia che ti riporti all'inizio. Conobbi Sarah Brennan 6 anni fa, a un seminario aziendale a Chicago. Aveva 28 anni, lavorava come coordinatrice marketing per l'azienda immobiliare commerciale di suo padre, Brennan Properties. Io ero project manager in una media impresa di costruzioni, il tipo che indossava stivali con punta d'acciaio nei cantieri e sapeva distinguere tra muri portanti e colonne decorative. Sara aveva una risata che riempiva la stanza. Capelli ramati raccolti in una coda di cavallo perpetua, occhi verdi che brillavano quando parlava di architettura, e un modo di inclinare la testa mentre ascoltava che ti faceva sentire la persona più interessante del mondo. Ci legammo davanti a un caffè da conferenza pessimo e a un disprezzo condiviso per le presentazioni PowerPoint. Al terzo giorno cenavamo insieme. Alla fine del mese eravamo inseparabili. Suo padre, Richard Brennan, era tutto ciò che ti aspetteresti da un magnate immobiliare fatto da sé. Alto 1,82 m, capelli argentati sempre perfettamente pettinati, abiti su misura probabilmente più costosi del mio affitto mensile, e una stretta di mano che sembrava una trattativa d'affari. Aveva trasformato Brennan Properties da un singolo edificio degli anni '80 in un portafoglio immobiliare da oltre $200 milioni. Il nostro primo incontro fu nella tenuta di famiglia a Lake Forest, una vasta villa coloniale con più bagni che stanze nel mio intero appartamento. Richard mi scrutò come se fossi un rapporto di ispezione edilizia con risultati discutibili. Gestione delle costruzioni, disse, senza farne una domanda. Campo decente. Hai intenzione di restare sempre in trincea o hai ambizioni più grandi? Mi piace costruire cose, risposi, incontrando il suo sguardo. C'è qualcosa di onesto nella costruzione. Non puoi fingere se una struttura regge o crolla. Rise, anche se non capii se fosse approvazione o condiscendenza. Giusto. Assicurati solo di costruire un futuro degno di mia figlia. Sara mi strinse la mano sotto il tavolo, e io lo presi come un buon segno. Ripensandoci, capii che quella stretta era probabilmente una scusa per quello che sarebbe venuto. Ci sposammo 14 mesi dopo. Il matrimonio fu al Drake Hotel, 300 invitati, un'orchestra e fiori a sufficienza per riempire una casa funeraria. Richard non badò a spese, e questo avrebbe dovuto essere il mio primo campanello d'allarme. Nella mia esperienza, quando qualcuno spende così tanto, si aspetta un ritorno sull'investimento. Alla festa sentii Richard parlare giapponese per la prima volta. Stava conversando con un uomo d'affari di Tokyo, Takeshi Yamamoto, arrivato per il matrimonio. Discutevano di una possibile joint venture a Osaka, e Richard passava da una lingua all'altra con disinvoltura, l'accento americano appena percettibile sotto le frasi formali in giapponese. Tuo padre parla giapponese, chiesi a Sara, sinceramente impressionato. Fluente,
rispose con orgoglio. Ha passato 3 anni a Tokyo negli anni 90 a costruire relazioni d'affari. Dice che gli ha dato un vantaggio che nessun altro sviluppatore americano ha. Quello che Sara non sapeva, che nessuno sapeva, era che anch'io parlavo giapponese. Non perfettamente, non come un madrelingua, ma abbastanza bene da capire conversazioni complesse e difendermi in contesti d'affari. Mia madre, Elizabeth Ashford, era giapponese americana di seconda generazione. I suoi genitori, i miei nonni, si erano conosciuti in un campo di internamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra si erano stabiliti a Sacramento e avevano cresciuto mia madre con orgoglio per le sue radici, ma anche con un forte spirito americano. Crescendo, il giapponese era la lingua delle cene in famiglia e delle visite del fine settimana a casa dei nonni. Era la lingua che mia nonna usava per raccontare storie sulla sopravvivenza nei campi, e quella che mio nonno usava per insegnarmi l'onore e la perseveranza. A 12 anni ero fluente. Al college avevo seguito corsi avanzati e trascorso un'estate a Kyoto studiando architettura tradizionale. Avevo pianificato di usarlo nella mia carriera, magari lavorando per una società di costruzioni internazionale, ma la vita mi aveva portato altrove. Quando Richard passò al giapponese al mio matrimonio, capii ogni parola. Stavano parlando di costi al metro quadro e regolamenti urbanistici. Niente di personale, niente che mi riguardasse. Non avevo mai detto a Sara o alla sua famiglia delle mie competenze linguistiche. Non era un segreto, semplicemente non era mai venuto fuori. Il mio lavoro era nazionale. I miei clienti erano appaltatori e sviluppatori americani. Il giapponese era qualcosa del mio passato, una competenza rimasta inattiva come uno strumento che non serviva più, fino a quella sera al Sakura House, 5 anni dopo il matrimonio, quando divenne lo strumento più importante che avessi mai posseduto. La cena era stata idea di Richard. Teishi Yamamoto era tornato a Chicago, questa volta a rappresentare un consorzio di investitori giapponesi interessati a sviluppare una proprietà a uso misto nel West Loop. Richard voleva disperatamente quel contratto. Sarebbe stato il suo più grande affare internazionale, il tipo di progetto che finisce su Cranes Chicago Business e ti mette sulla mappa come attore globale. Voglio che ci sia tu, mi aveva detto Richard 3 giorni prima della cena. Eravamo nel suo ufficio alla Brennan Properties, una suite angolare al 32° piano con vista sul lago Michigan, probabilmente più costosa al mese di molte case. Perché? Chiesi, sinceramente sorpreso. Richard raramente mi coinvolgeva nelle sue trattative. Ero il genero che lavorava in costruzione, abbastanza competente, ma fuori dal giro ristretto. Yamamoto ha chiesto di te, disse Richard, studiando qualcosa sullo schermo del computer. Ha detto che gli è piaciuto conoscerti al matrimonio. Pensa che tu abbia un volto onesto. Questi uomini d'affari giapponesi tengono molto alle relazioni personali. La tua presenza potrebbe aiutare a chiudere l'accordo. Felice di aiutare, dissi, sentendomi stranamente valorizzato. Forse Richard stava finalmente iniziando a vedermi come qualcosa di più che il marito di Sara. Sorridi, sii educato e non dire sciocchezze, aggiunse Richard senza alzare lo sguardo. Io mi occuperò di tutta la vera conversazione. La sensazione di approvazione svanì all'istante. Sara era entusiasta per la cena. Potrebbe essere enorme per papà, disse mentre mi preparavo quel giovedì sera. Stava sistemando la mia cravatta, la stessa cravatta blu navy di Hermès che mi aveva regalato per il nostro anniversario. Se va in porto, parla di aprire un ufficio a Tokyo. Potremmo anche viaggiare lì. Sarebbe bello, dissi, guardandola allo specchio. Era bellissima nel suo abito da cocktail nero, con i capelli sciolti per una volta, che le cadevano sulle spalle. Non sei mai stata in Giappone, vero? Mai, rispose. Papà ci è stato una dozzina di volte, ma mamma non ha mai amato viaggiare all'estero. Mi piacerebbe vederlo con te. Le baciai la fronte. Allora speriamo che tuo padre impressioni Yamamoto. Arrivammo al Sakura House alle 7 in punto. Il ristorante era nascosto in una strada laterale di River North, un posto che avresti potuto perdere se non sapessi che c'era.
Nessun cartello in inglese, solo eleganti caratteri giapponesi su una targa di legno. All'interno era ancora più esclusivo. Solo 6 sale private, prenotazioni richieste con mesi di anticipo. Teishi Yamamoto era già lì quando arrivammo, in piedi accanto a Richard all'ingresso. Aveva circa 50 anni e mezzo, più basso di Richard, ma portava con sé quella calma sicurezza che deriva da vecchi soldi e tradizioni antiche. Il suo abito era impeccabile, probabilmente Armani, e i suoi occhiali con montatura d'argento catturavano la luce mentre si inchinava. Signor Ashford, disse stringendomi la mano dopo l'inchino. È un piacere rivederla. Sta bene. Grazie, Yamamoto. È un onore essere qui stasera. Ci condussero in una sala privata con vista su un piccolo giardino giapponese. Bambù veri, lanterne di pietra autentiche, acqua che scorreva su rocce disposte con cura. L'attenzione ai dettagli era straordinaria. Richard aveva studiato il menù in anticipo e ordinato per tutti. Stile kaiseki, più portate di piatti stagionali, ognuno una piccola opera d'arte. Il sake scorreva liberamente e la conversazione iniziò piacevolmente. Yamamoto chiese del mio lavoro e io gli parlai del progetto di ampliamento dell'ospedale che stavo gestendo a Evanston. Sembrava sinceramente interessato, faceva domande intelligenti sul rinforzo antisismico e sulle pratiche edilizie sostenibili. La costruzione è una professione nobile, disse Yamamoto in inglese. Mio nonno era carpentiere. Credeva che gli edifici sopravvivessero ai loro creatori, quindi ogni struttura dovrebbe onorare chi verrà dopo. È bellissimo, dissi. È vero. Cerco di ricordarmelo quando ho a che fare con appaltatori difficili o sforamenti di budget. Richard sorrise, ma il sorriso non arrivò agli occhi. Stava tollerando questo scambio, aspettando il momento giusto per indirizzare la conversazione verso gli affari. Quel momento arrivò durante la quarta portata, quando Sara si scusò per andare in bagno. La sala privata sembrò improvvisamente più piccola con noi 3 soli. Richard si sporse leggermente in avanti, il linguaggio del corpo cambiò da sociale a professionale. Yamamoto-san, shall we discuss the West Loop property? Yamamoto annui, posando la tazza di sake. Yes, let's speak frankly. My investors have some concerns about the timeline and the local regulatory environment. Iniziarono a discutere di dettagli, varianti urbanistiche, permessi di costruzione, tassi di occupazione previsti. Io rimasi in silenzio, mangiando il mio pesce alla griglia e cercando di sembrare interessato senza essere invadente. Poi Yamamoto passò al giapponese. Brennan-san Anatomus Sano Imazuka. Cosa pensa di suo genero? Tenni il volto neutro, bacchette ferme in mano. Richard mi guardò, poi tornò a Yamamoto e rispose in giapponese. Kwaito desuga amari kashikoku arimasen. È una brava persona, ma non molto intelligente. Lo stomaco si strinse, le mani tremarono leggermente, e il mio volto cambiò espressione per un attimo, ma non reagii. Continuai a mangiare e Yamamoto disse, Desu. È sfortunato. Sembra intelligente. Richard rise, un suono che avevo sentito 1000 volte a cene di famiglia e riunioni di lavoro. Conosce abbastanza bene l'edilizia, ma per quanto riguarda affari e soldi, è come un bambino. Mia figlia avrebbe dovuto sposare qualcuno di meglio. Il pesce in bocca si trasformò in cenere. Ingoiai con cura, presi il bicchiere d'acqua e bevvi lentamente. Le mani tremarono ancora, l'espressione cambiò per un attimo, poi si fece più dura. Ma qualcosa dentro di me, una comprensione fondamentale del mio posto nel mondo, si ruppe come il ghiaccio su un lago gelato. Yamamoto sembrò a disagio. Sorwakabishi Yoka. È una valutazione dura. Richard rispose con una scrollata di spalle. È la verità. Ma non preoccuparti, non capisce la nostra conversazione. Parla solo inglese. Lo disse con tanta disinvoltura, con tale sufficienza, come se fossi un mobile nella stanza, una decorazione, qualcosa di utile ma in definitiva irrilevante per la vera conversazione tra adulti. Wakarimashita,
disse Yamamoto, anche se il tono tradiva un certo disagio per la piega presa. Sara tornò allora, scivolando al suo posto con un sorriso. Mi sono persa qualcosa di importante. Solo noiose chiacchiere di lavoro, disse Richard con disinvoltura in inglese, il volto che si trasformò nell'espressione paterna calda che avevo visto 1000 volte. Niente che possa interessarti, tesoro. La cena proseguì per un'altra ora. Arrivarono altre portate. Sashimi delicato, tempura perfettamente speziata, una zuppa di miso così raffinata da sembrare seta liquida. Richard e Yamamoto continuarono la loro discussione d'affari, passando occasionalmente al giapponese per quello che Richard evidentemente credeva fossero scambi privati. Ogni volta che cambiavano lingua, io sentivo di più. La sua azienda è piccola. Nessuna vera influenza. Gli ho prestato dei soldi. $100.000. Non li ha ancora restituiti tutti. Quell'ultima frase mi colpì forte perché era in parte vera. 2 anni prima, quando volevo entrare come socio junior in una piccola impresa edile, avevo bisogno di capitale. La banca non voleva estendere la mia linea di credito abbastanza. Così Richard aveva offerto aiuto. Lo chiamava un investimento familiare. Diceva di non preoccuparmi delle condizioni. Avremmo sistemato tutto col tempo. Lo stavo ripagando regolarmente, 5.000 al mese più interessi. Avevo documenti, estratti conto, una chiara traccia cartacea. Ma ascoltandolo descriverlo a Yamamoto, sembrava che fossi un fannullone che si approfitta del ricco suocero. Da cara Anatom, chiese Yamamoto. Quindi sua figlia lo ama. Richard esitò, riflettendo. Penso che lo ami un po', ma non è passione. È un amore che cerca sicurezza. Quelle parole ferirono più di tutte le altre messe insieme, perché in quel momento riconobbi la verità in esse. Quando la cena finalmente finì, ci salutammo all'ingresso del ristorante. Yamamoto si inchinò profondamente verso di me. Ashford-son, anata tu anasu kotto, watanoshikata du. Anata ito. È stato un piacere parlare con lei, Ashford-son. È una brava persona. Mi inchinai a mia volta e risposi in giapponese, Goie Yamamoto-son. Anatsusa wo kansa shimasu. Grazie, Yamamoto-son. Apprezzo la sua onestà. Il cambiamento nell'aria fu immediato ed elettrico. Gli occhi di Yamamoto si spalancarono. Il volto di Richard divenne prima bianco, poi rosso. Sara guardava tra noi confusa. Yamamoto chiese con voce attenta, parla giapponese. Ai, wakarimasu, confermai. Mia madre è giapponese americana. Studio giapponese dall'infanzia. Richard sembrava come se avesse preso un pugno nello stomaco. Per una volta nella vita, non aveva nulla da dire. Sore Subarashi desu, disse lentamente Yamamoto, la sua espressione che passava dalla sorpresa a qualcosa che somigliava quasi al rispetto. Brennan è meraviglioso. Brennan, lo sapevi. La bocca di Richard si apriva e chiudeva come un pesce che annega. Sara mi toccò il braccio. Daniel, parli giapponese? Da quando? Da quando avevo 6 anni, dissi piano in inglese. Mia madre me l'ha insegnato. Ho passato un'estate a Kyoto durante l'università. Non l'ho mai detto perché non sembrava rilevante per nessuno qui. Ti guardavo direttamente, almeno fino a stasera. Il viaggio di ritorno fu silenzioso. Sara continuava a guardarmi, domande che si formavano e morivano sulle sue labbra. Richard era partito separatamente, dicendo di dover discutere qualcosa con Yamamoto. In realtà probabilmente cercava di spiegare, scusarsi o salvare quel rapporto d'affari che la mia rivelazione aveva compromesso. Quando tornammo a casa nella nostra villetta a Lincoln Park, Sara finalmente trovò la voce. Perché non mi hai detto che parli giapponese? Appesi il cappotto con cura, prendendo tempo per scegliere le parole. Avrebbe fatto differenza. Certo che sì, Daniel. È una cosa enorme da non dire per 5 anni. Lo è. Mi girai verso di lei.
Perché ti ho detto che mia madre è giapponese americana. Ti ho parlato dei miei nonni nei campi di internamento. Ti ho detto che ho studiato in Giappone. Tu però non hai mai chiesto se parlassi la lingua. Aprì la bocca per discutere, poi la richiuse. Non è giusto, vero? Sentii qualcosa di freddo e duro posarsi nel petto. La stessa sensazione del ristorante, ma più forte ora. Sara, tuo padre ti ha detto perché voleva che fossi a quella cena? Per aiutare a chiudere l'affare. Yamamoto ti piaceva. Voleva che fossi lì come una comparsa, dissi. Un accessorio, qualcuno che sorride e annuisce mentre i veri uomini parlano di affari. Ti ha detto che non sono molto intelligente, che sono come un bambino con i soldi e gli affari, che avresti dovuto sposare qualcuno di meglio. Il volto di Sara divenne pallido. Non lo direbbe mai. L'ha detto in giapponese proprio davanti a me, perché pensava che non capissi. Daniel, devi aver frainteso. Tuo padre ti ama. Tuo padre mi sopporta, correggo. Mi sopporta perché sei stata tu a scegliermi e perché non ho mai creato veri problemi. Ma stasera ho sentito cosa pensa davvero, come mi vede davvero. E Sara, la cosa che mi spaventa di più è che credo abbia ragione su di te. Di cosa stai parlando? Ha detto a Yamamoto che mi ami un po', ma non è passione. È sicurezza. Dimmi che non è vero. Il silenzio di Sara fu assordante. Ecco cosa pensavo, dissi piano. Andai in camera, tirai fuori una valigia dall'armadio e cominciai a fare le valigie. Daniel, cosa stai facendo? Vado a stare da mio fratello per qualche giorno. Abbiamo bisogno entrambi di tempo per capire cosa vogliamo davvero da questo matrimonio. Me ne vai a causa di qualcosa che ha detto mio padre. Me ne vado per quello che ho sentito stasera. Non solo da tuo padre, ma da te nel tuo silenzio. Sara, mi ami? Mi ami davvero? O sono solo la scelta sicura che hai fatto a 28 anni, preoccupata di restare sola? Lei cominciò a piangere. Non è giusto. Non puoi chiedermi una cosa del genere. In realtà, dopo 5 anni di matrimonio, è la domanda più giusta che potessi farti. Finì di fare le valigie e mi avviai verso la porta. Alla soglia mi voltai. Stasera ho sentito tuo padre, Sara. L'ho sentito descrivermi a uno sconosciuto come qualcuno non abbastanza per te. E la cosa peggiore è che non mi hai mai fatto sentire che si sbagliasse. Mio fratello, James Ashford, viveva in una piccola casa a Oak Park. Aveva 2 anni meno di me, insegnava storia al liceo e conduceva quella vita da scapolo comoda che avevo sempre un po' invidiato. Buoni libri, whisky decente e nessuno a cui dover rendere conto se non a se stesso. Aprì la porta alle 11:30 di sera, guardò il mio volto e la valigia, e si fece da parte senza dire una parola. 20 minuti dopo ero seduto sul suo divano con un bicchiere di Jameson, raccontandogli tutto. Gesù Cristo, disse James quando finii. E per tutto questo tempo parlavi giapponese. È quello su cui ti concentri. È piuttosto importante, Dan. Voglio dire, mamma ce l'ha insegnato a entrambi, ma tu l'hai davvero mantenuto. Io a malapena riesco a ordinare sushi senza indicare le immagini. Nonostante tutto, quasi sorrisi. La lingua non è il punto. No, ma è il catalizzatore. Daniel, questo Richard probabilmente parla da anni in giapponese delle persone, pensando che nessuno lo capisca. E stanotte è stato finalmente scoperto. È più di questo, Jaime. È una questione di rispetto. Di come lui mi vede. Di come Sara mi vede. Pensavo di costruire una vita con lei, ma forse stavo solo ricoprendo un ruolo che lei aveva bisogno fosse riempito. James riempì di nuovo il mio bicchiere. Cosa farai? Non lo so, ma non posso tornare a fingere di non aver sentito quello che ho sentito. Non posso tornare a fingere di non aver sentito quello che ho sentito. Non posso ignorare quanto poco conto io abbia per lui o quanto lei sia incerta su di noi. Il telefono vibrò con messaggi di Sara che si scusava, spiegava,
mi supplicava di tornare a casa per parlare. Lo girai a faccia in giù sul tavolino. Pensi che il matrimonio sia finito? Chiese James. Penso che forse non sia mai stato quello che credevo. La mattina dopo chiamai malato al lavoro e passai la giornata a camminare per la città, riflettendo. L'aria di ottobre era fredda ma limpida. Quel tipo di giornata a Chicago in cui il lago sembra acciaio lucidato e il cielo si stende all'infinito. Mi ritrovai al giardino giapponese di Jackson Park, percorrendo i sentieri che mia nonna amava. Mi ci aveva portato da bambino, insegnandomi i nomi delle piante in giapponese, spiegandomi il simbolismo delle pietre, dell'acqua e dei ponti. Niwa Wakoro Vutsushimas. Diceva sempre, un giardino riflette il cuore. Guardando quel paesaggio curato, mi chiesi come fosse il mio cuore adesso. Probabilmente come il giardino a fine ottobre. Ancora strutturato, ancora funzionale, ma spogliato della maggior parte dei suoi colori. Il telefono squillò. Non era Sara questa volta. Era Richard. Quasi non risposi, ma la curiosità ebbe la meglio. Daniel. La sua voce era attenta, controllata. Dobbiamo parlare. Davvero? Non fare il bambino. Quello che è successo ieri sera è stato sfortunato. Ho detto cose che non avrei dovuto dire in una lingua che non pensavo capissi. Mi scuso per questo. Tu ti scusi per essere stato scoperto. Non per quello che pensi davvero. Non è giusto, vero? Richard, hai detto a un socio d'affari che non ero abbastanza intelligente per tua figlia, che avrebbe dovuto sposare qualcuno migliore. Non sono parole che si dicono per caso. Sono quello che pensi davvero. Silenzio. Un silenzio lungo, pesante, carico di attesa. Poi, finalmente, la voce di Richard tornò, più bassa, più vera. Allora hai ragione. La missione mi colpì più di qualsiasi negazione. Penso davvero che Sara avrebbe potuto fare di meglio, continuò Richard. Mi dispiace che ti faccia male, ma è quello che penso. Sei un bravo ragazzo, Daniel. Onesto, laborioso, affidabile, ma non sarai mai più di un dirigente medio in una ditta di costruzioni. Non costruirai mai qualcosa di significativo, e mia figlia merita qualcuno che lo faccia. L'onestà fu come un coltello affilato che, pur ferendo, tagliava più pulito e netto delle bugie, lasciando meno cicatrici nascoste. Allora perché non ti sei opposto al matrimonio? Perché Sara ti amava, o pensava di farlo, e perché ho imparato molto tempo fa che cercare di controllare le scelte dei figli li allontana solo. Meglio lasciarli fare i loro errori e poi essere lì per aiutarli a raccogliere i pezzi. Quindi sono un errore che aspetti di sistemare. Non è quello che ho detto. Ma è quello che intendevi. Richard sospirò. Daniel, ti chiamo perché Yamamoto vuole incontrarti da solo. È rimasto colpito da come hai gestito ieri sera. Ha detto che hai mostrato grazia sotto pressione e discrezione. Pensa che potresti essere utile per il progetto West Loop. Utile come? Come collegamento. Qualcuno che capisca entrambe le culture, entrambe le lingue. Non si fida più di me. Tu ci sei riuscito. Rivelandoti, ma lui si fida di te. A quanto pare, la tua eredità materna e il tuo atteggiamento di ieri ti hanno guadagnato un certo rispetto. Che non posso comprare o fingere. Quasi risi. Quindi ora sono prezioso perché posso aiutarti a chiudere l'affare. Se mi aiuti a ottenere questo contratto, ti ricompenserò. $100.000 più una posizione in azienda. Una posizione vera, non un titolo fittizio. Saresti direttore delle relazioni internazionali. L'offerta era sostanziosa, un'opportunità che non avevo mai sognato. Ma il prezzo era chiaro. Avrei dovuto salvare l'uomo che per 5 anni mi aveva guardato dall'alto in basso. Devo pensarci, dissi. Non pensarci troppo a lungo. Yamamoto torna a Tokyo tra 3 giorni. Dopo aver riattaccato, mi sedetti su una panchina vicino al ponte della Luna nel giardino e cercai di capire cosa volessi davvero. Denaro, rispetto,
vendetta o solo un qualche riconoscimento onesto di chi fossi veramente. Quella sera, Yamamoto mi chiamò direttamente. Sara doveva avergli dato il mio numero. Figlio di Ashford, spero di non disturbarti. Per niente, figlio di Yamamoto. Come posso aiutarti? Volevo scusarmi per la mia parte nella conversazione di ieri sera. Non avrei dovuto partecipare a quella discussione su di te, indipendentemente dalla lingua che parlavamo. La sua sincerità era chiara anche al telefono. Grazie. Lo apprezzo. Volevo anche offrirti un'opportunità indipendente da tuo suocero. La mia azienda si sta espandendo nel mercato americano. Abbiamo bisogno di qualcuno che capisca sia la cultura d'affari giapponese sia le pratiche edilizie americane. Il tuo profilo è esattamente quello che cerchiamo. Brennan ha detto che volevi che lavorassi al progetto West Loop. Quella è un'opzione, ma ti offro altro. Vieni a lavorare direttamente per noi a Tokyo. Ti trasferiremo, forniremo alloggio, pagheremo corsi di aggiornamento di giapponese se ne avrai bisogno. Lo stipendio sarebbe sostanzioso e l'esperienza preziosa per la tua carriera. Ero seduto sul divano di James, telefono all'orecchio, mentre tutto il mio futuro si riorganizzava su un fulcro che non sapevo esistesse. Posso chiederti una cosa onestamente, figlio di Yamamoto? Certo. Ieri sera hai chiesto a Brennan se sua figlia mi amava. Perché? Yamamoto tacque un attimo. In Giappone abbiamo un concetto chiamato Omi, matrimoni combinati basati su considerazioni pratiche più che sull'amore romantico. Molti di questi matrimoni diventano felici col tempo, ma non tutti. Quando ho fatto quella domanda, cercavo di capire se il tuo matrimonio fosse costruito su sostanza o convenienza. E cosa hai concluso? Ho concluso che meriti di meglio di qualcuno che ti vede come una scelta sicura piuttosto che come la prima scelta. La vita è troppo breve per passarla con persone che ti fanno sentire piccolo. Quelle parole mi rimasero impresse per i 2 giorni successivi, mentre evitavo le chiamate di Sara e cercavo di capire cosa volessi da me, dalla mia vita. James mi lasciò stare senza fare domande, solo un sostegno silenzioso e qualche promemoria occasionale di mangiare qualcosa. Il terzo giorno chiamai finalmente Sara e le chiesi di incontrarmi in un bar a Hyde Park, territorio neutro dove nessuno dei due aveva passato storie. Arrivò esausta, il trucco non riusciva a nascondere del tutto le tracce del pianto. Ordinammo un caffè che non bevemmo e ci sedemmo uno di fronte all'altra come estranei. Ti amo, disse subito. Daniel, so che questi ultimi giorni sono stati orribili, ma ti amo. Per favore. Credici. Credo che tu mi ami, dissi con cautela. Ma Sara, mi ami come merito di essere amato? O mi ami perché sono una scelta sicura? Perché non ti ho mai sfidata, perché mi sono inserito nella tua vita senza chiedere nulla di difficile? Lei distolse lo sguardo, le lacrime cominciarono a formarsi. Non è giusto. È la domanda più giusta che posso fare. Perché ecco cosa ho capito stando a casa di James. Tuo padre aveva ragione su una cosa. Tu potevi fare di meglio. Non perché non sia abbastanza intelligente o di successo, ma perché meriti qualcuno che ti faccia sentire passione, eccitazione, rischio, qualcuno che ti faccia sentire vivo. Tu mi fai sentire queste cose. No, ti faccio sentire a tuo agio. C'è una differenza enorme. Lei allungò la mano, prese le mie mani tra le sue. Daniel, ti prego. Possiamo sistemare tutto. Possiamo andare in terapia. Possiamo lavorare su di noi. Non credo che il problema siamo noi, Sara. Credo che il problema sia che non c'è mai stato un noi. C'eri tu e c'ero io, e vivevamo vite parallele che si incrociavano solo nei momenti comodi. Cosa stai dicendo? Feci un respiro profondo, sapendo che quelle parole avrebbero cambiato tutto. Sto dicendo che mi hanno offerto un lavoro a Tokyo, direttore dello sviluppo internazionale per l'azienda di Yamamoto. È un'opportunità incredibile e la prenderò. Il suo volto divenne bianco. Mi lasci. Lascio questa versione della mia vita. Quella in cui sono tollerato ma non veramente apprezzato.
dove sono pratico ma non passionale. Sara, meriti qualcuno che ti ecciti. E io merito qualcuno che mi veda come straordinario, non solo adeguato. Daniel, ti prego, non farlo. Devo farlo, perché se resto, passerò il resto della vita a chiedermi cosa sarei potuto diventare se avessi avuto il coraggio di scegliere me stesso, per primo. Parlammo ancora per un'ora, ma la verità essenziale era già stabilita. Il nostro matrimonio stava finendo, non con drammi o tradimenti, ma con il silenzioso riconoscimento che entrambi ci eravamo accontentati di qualcosa di meno di ciò che meritavamo. Il divorzio si concluse in 6 mesi. Sorprendentemente, Richard fu generoso con la separazione, forse per senso di colpa, o forse perché voleva davvero il meglio per sua figlia, anche se la sua idea di meglio non includeva me. Mi trasferii a Tokyo a gennaio, prendendo casa in un bell'appartamento a Shibuya con vista sulle luci della città. Il lavoro era impegnativo e difficile, ma anche gratificante, aiutando le aziende giapponesi a orientarsi nei codici edilizi americani e nelle pratiche di costruzione, usando sia le mie conoscenze tecniche sia le competenze linguistiche. Ho chiamato mia madre la settimana in cui sono arrivato. Tadaima Okasan, ho detto quando ha risposto. Sono a casa, mamma. Lei ha riso, quel suono caldo. Daniel, bentornato a casa. Anata no ba-chan wa ki ni natte iru tuo momasu. Penso che tua nonna sarebbe orgogliosa. Anch'io lo penso. A 3 mesi dalla mia nuova vita, ho incontrato Yamamoto a una reception aziendale. Era diventato una sorta di mentore, offrendo consigli non solo sul lavoro, ma su come muoversi nella cultura aziendale giapponese da americano. Sembri felice, ha osservato, porgendomi un bicchiere di sake. Lo sono, ho realizzato. Per la prima volta in anni, faccio un lavoro che conta, usando tutte le mie capacità, non solo quelle che mettono gli altri a loro agio. Quella cena al Sakura House, ha detto Yamamoto, volevo scusarmi ancora per il mio ruolo in quella conversazione. Non c'è bisogno. Quella cena è stata la cosa migliore che potesse capitarmi. Mi ha mostrato la verità su come mi vedevano, e questo mi ha dato il coraggio di vedermi diversamente. Tuo suocero, ex suocero, si sbagliava su di te, sai. Davvero. Forse ero la persona che lui descriveva. Sicuro, senza sfide, contento di essere adeguato. Ma non sono più quella persona. Yamamoto sorrise. No, non lo sei. Sai come chiamiamo in Giappone chi parla 2 lingue? Cosa? Bilingue. E chi parla una sola lingua? Americano. Ho azzardato. Lui rise. Li chiamiamo persone con una prospettiva limitata. La tua capacità di muoverti tra lingue e culture non è solo un'abilità, Ashford-san. È un superpotere nel mondo moderno. Tuo suocero non lo vedeva perché considerava la lingua uno strumento per escludere. Tu invece la usi per includere. Un anno dopo, ho incontrato KO a un evento di lavoro. Era un'architetta giapponese specializzata in design sostenibile. Brillante, appassionata e completamente indifferente al fatto che venissi da una ricca famiglia americana. Le piacevo per quello che ero, un uomo che capiva entrambe le culture, che poteva parlare con uguale entusiasmo di tecniche tradizionali giapponesi di falegnameria e di normative edilizie americane, che sceglieva di vivere la propria vita secondo i propri termini, non quelli degli altri. Stiamo insieme da 6 mesi, e ogni giorno è come scegliere me stesso di nuovo. Scegliere la crescita invece del comfort, scegliere l'autenticità invece dell'accettazione. Non ho più parlato con Richard da quando il divorzio è stato finalizzato. Con Sara ci scambiamo qualche messaggio, civili e distanti. Lei sta frequentando un nuovo ragazzo, un avvocato che piace a suo padre. Spero che sia felice. Davvero. A volte penso a quella sera al Sakura House, a quel momento in cui ho sentito le parole di Richard in giapponese e il mio mondo si è spaccato. Allora sembrava una distruzione. Ora la riconosco come liberazione. La cruda verità è che mio suocero non sapeva che parlassi giapponese. Ma, cosa più importante,
Io non sapevo di cosa fossi capace finché non ho smesso di farmi definire dalla visione limitata degli altri. Mi chiamo Daniel Ashford. Ho 35 anni. Sono direttore dello sviluppo internazionale per Yamamoto Industries, vivo a Tokyo. Sono innamorato di una donna incredibile e sto finalmente costruendo una vita che è mia. E tutto è cominciato con una frase che non avrei dovuto capire. Se questa storia ti ha toccato, se ti ha ricordato un momento in cui hai dovuto scegliere te stesso invece del comfort, mi piacerebbe leggerlo nei commenti. Premi mi piace se credi che tutti meritino di essere la prima scelta di qualcuno, non solo la scelta sicura. E iscriviti a questo canale per altre storie vere incredibili di persone che hanno trovato il coraggio di ricostruire la propria vita secondo i propri termini. Ricorda, a volte le conversazioni più importanti sono quelle che non dovremmo sentire. Perché la verità, per quanto dolorosa, è sempre meglio di una bugia comoda.